Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero, il vostro canale preferito per imparare l'italiano in modo autentico, semplice e divertente. In questo video faremo una bellissima conversazione italiana pensata apposta per chi si trova a un livello italiano A1 o italiano A2. Questo è un esercizio di italiano listening practice perfetto per migliorare il vostro vocabolario italiano e iniziare finalmente a pensare in italiano. Oggi parleremo di argomenti che usiamo ogni giorno, i giorni della settimana, i mesi dell'anno, le 4 stagioni e vedremo come fissare un appuntamento con un amico. Prima di iniziare però, voglio chiedervi un favore che per noi è fondamentale. Se vi piace quello che facciamo, iscrivetevi subito al canale. Mettere un like e lasciare un commento ci aiuta tantissimo a scalare la classifica di YouTube e a far crescere questa comunità di studenti. Grazie di cuore per il vostro supporto. Ciao Luca e ciao a tutti. Hai ragione, iscriversi è il modo migliore per non perdere nemmeno un Italian lesson e continuare a migliorare. Io sono prontissima per questa chiacchierata. Allora Luca, iniziamo guardando il calendario. Che giorno è oggi? A volte mi confondo perché le mie settimane sono sempre molto piene di impegni. Ti capisco perfettamente, Marta. Oggi è lunedì, il primo giorno della settimana. Per chi vuole imparare italiano è importante ricordare che in Italia la settimana lavorativa inizia proprio di lunedì, che per molti è il giorno più faticoso perché si torna in ufficio o a scuola. Poi abbiamo il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Questi sono i giorni in cui siamo tutti molto occupati. Infine arrivano il sabato e la domenica, che formano il fine settimana, il momento ideale per rilassarsi e stare in famiglia. È vero, il lunedì è sempre un po' traumatico, ma oggi c'è un bel sole e l'aria è diversa. Forse perché siamo a marzo e sta finalmente cambiando la stagione. Gennaio e febbraio sono stati mesi molto freddi, ma marzo porta sempre una nuova energia. Tu quale stagione preferisci tra le 4 che abbiamo in Italia? Oh, io amo la primavera. Mi piace vedere i fiori che sbocciano a marzo, aprile e maggio. Le giornate diventano più lunghe e c'è una luce bellissima. Però anche l'estate ha il suo charme, specialmente nei mesi di giugno, luglio e agosto, quando andiamo al mare. Poi c'è l'autunno, con settembre, ottobre e novembre, dove tutto diventa arancione e rosso. E infine l'inverno, con dicembre, gennaio e febbraio, quando speriamo sempre che cada un po' di neve. Marta, dato che il tempo è così bello, perché non fissiamo un appuntamento per vederci questo sabato? Ah, che bella idea! Fissare un appuntamento è proprio quello che mi serve per avere qualcosa di bello da aspettare durante la settimana. Sabato è perfetto perché sono libera da impegni di lavoro. Però prima di decidere l'orario preciso del nostro incontro, facciamo la nostra analisi del lessico per aiutare i nostri amici a casa. Abbiamo usato 5 parole molto importanti oggi, che ogni studente di italiano basico deve conoscere. Certamente. La prima parola è settimana, che indica il ciclo di 7 giorni che va dal lunedì alla domenica. La seconda parola è stagione. Come abbiamo detto, in un anno ci sono 4 stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. La terza parola è fine settimana. È il modo in cui noi italiani chiamiamo il weekend. È un termine composto da fine e settimana. Molto chiaro, Luca. La quarta parola è appuntamento. Questa parola significa un incontro che decidiamo di fare con una persona a un'ora e in un posto precisi. Possiamo avere un appuntamento con il dottore, con il capo al lavoro o, come nel nostro caso, un appuntamento tra amici.
La quinta parola è il verbo fissare. In questo contesto non significa guardare qualcosa, ma significa decidere e confermare una data o un orario. Quindi fissare un appuntamento significa stabilire quando vedersi. Ottimo lavoro! Amici, ora tocca a voi. Scrivete nei commenti qual è la vostra stagione preferita usando proprio la parola stagione. Siamo curiosi di leggervi. E ricordate che se volete capire meglio ogni parola, potete guardare questo video in italiano con sottotitoli. È un trucco utilissimo per imparare più a fretta. Allora Marta, torniamo al nostro sabato. Preferisci vederci la mattina o il pomeriggio? Beh, sai che sono un po' pigra, quindi preferisco il pomeriggio. La mattina mi piace dormire fino a tardi e fare colazione con calma. Facciamo che ci incontriamo verso le 4 del pomeriggio, così possiamo fare una bella passeggiata e poi magari bere qualcosa insieme. Che ne dici? Ti va bene come orario o hai altri impegni? Direi di vederci davanti al solito bar in Piazza del Popolo, Marta. È il posto perfetto per iniziare la nostra passeggiata. Alle 4 del pomeriggio è un orario ideale, perché la luce è ancora bellissima, ma non fa più il caldo forte del mezzogiorno. Sapete, amici, che volete imparare l'italiano? L'orario in Italia può sembrare un po' difficile all'inizio. Noi usiamo spesso due modi per dire le ore. Possiamo dire le 4 del pomeriggio oppure le 16. In una conversazione italiana informale tra amici usiamo quasi sempre i numeri da 1 a 12. Marta, tu preferisci usare il formato delle 24 ore o quello più semplice? Oh, con gli amici uso sicuramente il modo più semplice. Dico sempre ci vediamo alle 4 o ci vediamo alle 8 di sera. Però se devo fissare un appuntamento di lavoro o se devo prendere un treno, allora uso sempre le 24 ore. Ad esempio dico che il treno parte alle 14:30. Per chi sta facendo Italian Listening Practice, capire questa differenza è molto utile. Se dite a un amico ci vediamo alle 2, ricordatevi di specificare se è di pomeriggio o di notte, altrimenti rischiate di aspettare al bar per ore nel cuore della notte. Hai ragione. Non vorrei mai trovarmi in Piazza del Popolo alle 4 di notte ad aspettarti. Sarebbe un po' troppo presto, o forse troppo tardi per un caffè. Comunque, prima di sabato, io ho una settimana veramente piena di impegni. Domani è martedì e devo andare in ufficio molto presto, verso le 8:15. Mercoledì, invece, ho il mio corso di nuoto alle 7 di sera. È una domanda che facciamo spesso nei dialoghi in italiano. Cosa fai di bello questa settimana? E voi, cari amici di Italiano Vero, cosa fate martedì e mercoledì? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Ci piace tantissimo leggere le vostre risposte e scoprire come usate il vostro vocabolario italiano. Che bravo che sei a fare sport anche durante la settimana. Io invece mercoledì ho un impegno un po' noioso. Devo andare in banca a 12:30. Sapete, mezzogiorno è una parola utilissima per chi studia Italian A1 o Italian A2. Indica le 12 in punto del giorno e il suo opposto è mezzanotte, ovvero le 12 di notte. Usare queste parole specifiche vi aiuta molto a iniziare a pensare in italiano senza dover sempre tradurre tutto nella vostra mente. Verissimo, Marta. Imparare queste piccole sfumature rende tutto più naturale. A proposito di cose naturali, se questo Italian Lesson vi sta piacendo e volete supportare il nostro lavoro, non dimenticate di mettere un bel like al video proprio ora. È un gesto semplicissimo per voi, ma per noi è fondamentale per continuare a creare contenuti per chi vuole imparare italiano in modo gratuito e divertente. Allora Marta, tornando a noi, sabato facciamo alle 4 precise o preferisci fare le 4:15? Sai che io a volte sono un po' lento a prepararmi, mentre tu sei sempre così precisa.
Facciamo alle 4 precise, Luca, così se arrivi con 10 minuti di ritardo abbiamo ancora tutto il pomeriggio davanti per goderci la primavera. Il sabato in centro c'è sempre molta gente e se arriviamo tardi non troviamo posto al bar. A proposito di parole legate al tempo, che ne dici se facciamo la nostra analisi del lessico? Ho notato che abbiamo usato dei termini davvero importanti per chi segue un corso di Italian for Beginners o Italian for A2. Ottima idea. Iniziamo subito. Ecco 5 espressioni chiave di questa parte. La prima è puntuale. Essere puntuali significa arrivare esattamente all'ora dell'appuntamento. Se diciamo alle 4, arriviamo alle 4. La seconda parola è in ritardo. È l'esatto contrario di puntuale. Se arrivi alle 4:10, sei in ritardo. In Italia diciamo spesso che il ritardo è un'abitudine, ma è sempre meglio essere puntuali. Hai ragione, Luca. Parla per te. Io odio arrivare in ritardo. La terza espressione è mezzogiorno e mezzo. Usiamo e mezzo per indicare i 30 minuti dopo l'ora, quindi le 12:30 diventano un mezzogiorno e mezzo. La quarta espressione è un quarto d'ora. Indica un periodo di 15 minuti. Se diciamo le 4:15, intendiamo le 16:15. È un modo molto comune di parlare dell'orario in ogni conversazione italiana. E la quinta espressione è l'uso di mattina, di pomeriggio, di sera. Queste parole si mettono dopo l'ora per non confondersi. Ad esempio, le 8 di mattina o le 8 di sera. È un concetto di italiano basico ma fondamentale per non sbagliare mai un incontro. Spero che queste spiegazioni vi aiutino a sentirvi più sicuri. Ricordate che questo video è in italiano con sottotitoli, quindi potete controllare bene come si scrivono queste espressioni mentre le ascoltate. Grazie Luca, sono spiegazioni utilissime. Allora il nostro piano è confermato. Sabato alle 16, ovvero alle 4 del pomeriggio, davanti al bar in Piazza del Popolo. Non vedo l'ora di vederti, anche perché sabato è il mio giorno preferito della settimana. È il momento in cui ci si può finalmente rilassare dopo aver lavorato dal lunedì al venerdì. Ma dimmi una cosa, Luca, hai già pensato a cosa faremo dopo la passeggiata? Magari potremmo andare a mangiare un bel gelato, visto che ormai è primavera e le temperature stanno salendo. Ma certo, Marta, un gelato è un'idea fantastica. Sabato pomeriggio sarà perfetto per il primo gelato della stagione. Sapete, amici di Italiano Vero, in Italia il gelato si mangia tutto l'anno, ma in primavera, tra i mesi di marzo e aprile, ha un sapore speciale perché l'aria si scalda. È incredibile come vola il tempo, vero? Siamo già quasi ad aprile. Sembra ieri che festeggiavamo il Capodanno a gennaio e ora siamo già qui a parlare di passeggiate sotto il sole. È un ottimo momento per fare Italian Listening Practice e ripassare i nomi dei mesi. Hai proprio ragione, Luca. Il tempo corre velocissimo. Gennaio e febbraio sono passati in un attimo, quasi senza accorgersene. Ora siamo a marzo, poi arriverà aprile e subito dopo maggio. Sono i mesi più belli dell'anno, secondo me, perché la natura si sveglia. A proposito di aprile, mi sono ricordata proprio ora che il 15 aprile è il compleanno di mia madre. Devo assolutamente segnarlo sul calendario o nell'agenda per non dimenticare di comprarle un regalo speciale. Tu di solito come ricordi le date importanti? Oh, il 15 aprile è una data importante, non puoi assolutamente dimenticarla. Io di solito uso l'agenda sul telefono per ricordarmi tutto, altrimenti farei un disastro. Per chi vuole imparare l'italiano e migliorare il proprio vocabolario italiano, dire le date è molto semplice. Usiamo il numero e poi il mese. Per esempio, diciamo il 10 marzo o il 20 maggio. L'unica eccezione importante è il primo giorno del mese. In quel caso diciamo sempre il 1 aprile e non l'1 aprile.
È un piccolo segreto di Italian A1 che vi farà sembrare subito più naturali quando parlate. Grazie per il consiglio, Luca. È proprio vero. Queste piccole regole sono fondamentali per chi segue questo Italian Lesson con noi. Spero che i nostri amici stiano apprezzando questo dialogo e che stiano imparando molto. Ragazzi, se questo video vi sta aiutando a pensare in italiano, ricordatevi di iscrivervi al canale Italiano Vero proprio adesso. Attivate anche la campanellina per ricevere le notifiche. Il vostro supporto è l'unico modo che abbiamo per far crescere il canale e scalare la classifica di YouTube. Un semplice like per voi è un secondo, ma per noi significa tantissimo. Marta, stavo pensando, visto che sabato ci vediamo alle 4 del pomeriggio per il gelato, potremmo anche pianificare qualcosa per la settimana successiva, magari martedì prossimo? So che martedì è un giorno lavorativo e saremo entrambi occupati, ma dopo le 6 di sera io sono completamente libero. Mi piacerebbe molto andare a vedere quella nuova mostra d'arte che apre proprio nei primi giorni di aprile. Tu cosa ne dici? Ti piacerebbe venire con me o hai già altri impegni fissati? Mi piacerebbe moltissimo. Segno subito sul mio calendario. Martedì prossimo, dopo le 6 di sera. Mostra d'arte con Luca. È davvero bello avere tanti impegni piacevoli. Mi aiuta a superare meglio il lunedì e il mercoledì, che sono sempre i giorni più lunghi e pesanti della mia settimana. Sai, Luca, fissare un appuntamento con un po' di anticipo mi fa sentire molto più organizzata e tranquilla. Ma ora, prima di continuare con i nostri programmi, facciamo la nostra analisi del lessico. Ho preparato 5 nuove espressioni utilissime per i nostri ascoltatori. Perfetto, sono prontissimo. Qual è la prima parola della lista per i nostri studenti che vogliono imparare italiano basico in modo efficace? La prima parola è agenda. È quel quaderno, che può essere fisico o digitale sul telefono, dove scriviamo tutti i nostri impegni, le scadenze e i nostri appuntamenti per non dimenticarli. La seconda espressione è il primo. Come hai spiegato tu prima, Luca, questa forma si usa solo per il primo giorno di ogni mese. Diciamo il 1° gennaio o il 1° maggio. Per tutti gli altri giorni del mese usiamo i numeri normali, il 2, il 3, il 4 e così via. Molto bene, spiegazione chiarissima. La terza parola è compleanno. È il giorno speciale dell'anno in cui festeggiamo la nostra nascita. Chiedere quando è il tuo compleanno è una delle frasi più comuni in ogni conversazione italiana tra amici. La quarta parola è il verbo dimenticare. Significa non ricordare qualcosa che dovremmo sapere o fare. Ad esempio, ho dimenticato di comprare il pane. Spero che nessuno di voi dimentichi di mettere like al video. Sei sempre il solito, Luca, ma hai ragione. E infine, la quinta parola è il verbo pianificare. Significa organizzare il proprio tempo nel futuro, decidere cosa fare, dove andare e quando farlo. È un sinonimo di programmare. Queste parole sono mattoni fondamentali per costruire un ottimo livello di italiano. Amici, ora tocca a voi. Scrivete nei commenti la data del vostro compleanno usando la parola compleanno. Ad esempio, scrivete «Il mio compleanno è il 20 giugno». Vi leggeremo con grande gioia. Bellissimo esercizio! Non vediamo l'ora di leggere le vostre date. E non dimenticate che se volete potete riguardare questa parte del video in italiano con i sottotitoli per essere sicuri di aver capito bene come si scrivono i mesi e i numeri. Allora Marta, ricapitolando, abbiamo l'appuntamento di sabato alle 4 per il gelato e quello di martedì prossimo alle 6 di sera per la mostra d'arte. Mi sembra che il nostro calendario di aprile stia diventando davvero molto interessante e pieno di cultura. Ah sì, adoro avere dei programmi stimolanti. Però adesso purtroppo devo scappare perché ho un altro impegno tra mezz'ora. Ho un appuntamento importante alle 5:30 e non voglio assolutamente arrivare in ritardo perché odio far aspettare le persone. Ci sentiamo venerdì sera per confermare l'incontro di sabato, va bene?
Un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori di Italiano Vero. Eccoci arrivati alla fase finale di questa nostra conversazione italiana dedicata a chi vuole imparare l'italiano in modo autentico e divertente. Spero che questo esercizio di Italian Listening Practice vi stia aiutando molto a migliorare il vostro vocabolario italiano e soprattutto a iniziare a pensare in italiano. Abbiamo visto insieme i giorni della settimana, i mesi, le 4 stagioni e come gestire l'orario per fissare un appuntamento importante. Se siete arrivati fino a qui, siete davvero degli studenti fantastici e meritate un applauso. Prima di chiudere la nostra chiacchierata, voglio ricordarvi un'ultima volta quanto sia fondamentale per noi il vostro supporto. Iscrivetevi al canale Italiano Vero se non lo avete ancora fatto, mettete un bel like e attivate la campanellina. Questo è l'unico modo per far crescere la nostra comunità e aiutarci a scalare la classifica di YouTube per raggiungere altri studenti di Italian for Beginners in tutto il mondo. Grazie di cuore. Grazie Luca, hai detto delle cose bellissime. È proprio vero. Vedere la nostra comunità crescere ci dà tantissima gioia. Allora, ricapitoliamo bene i nostri piani per essere sicuri di non aver dimenticato nulla del nostro calendario. Abbiamo un appuntamento questo sabato alle 4 di pomeriggio davanti al bar in Piazza del Popolo per un gelato. E poi abbiamo fissato un altro incontro per martedì prossimo verso le 6 di sera per andare a vedere la mostra d'arte. Mi sembra un programma perfetto per godersi questi primi giorni di aprile e la bellissima stagione della primavera. Tu sei d'accordo, Luca? Assolutamente d'accordo, Marta. Non vedo l'ora che arrivi sabato. Per chi ci ascolta e vuole imparare italiano basico, ricordate che essere d'accordo significa avere la stessa opinione di un'altra persona. È una frase che usiamo tantissimo nei dialoghi in italiano di ogni giorno. Marta, prima di salutarci, io direi di fare l'ultima analisi del lessico. Abbiamo usato altre 5 parole o espressioni fondamentali in questa parte finale del video. Sei pronta a spiegarle ai nostri amici? Prontissima. È il momento di fissare bene in mente le ultime parole di oggi. La prima espressione è essere d'accordo. Come hai appena detto tu, Luca, la usiamo per confermare che la pensiamo allo stesso modo. Ad esempio, usciamo stasera? Sì, sono d'accordo. La seconda parola è il verbo confermare. Significa dare la certezza definitiva che un appuntamento si farà. Noi ci sentiremo venerdì proprio per confermare l'orario di sabato. Spiegazione perfetta. La terza parola è programma. Si riferisce a una lista di cose che abbiamo deciso di fare. Il nostro programma per sabato è passeggiata, gelato e tante chiacchiere in italiano. La quarta espressione è molto utile per l'orario ed è in punto. La usiamo quando un'ora è esatta, senza minuti in più o in meno. Ad esempio, ci vediamo alle 4 in punto. Significa né un minuto prima né un minuto dopo. Molto importante essere precisi con l'orario. E infine, la quinta parola è il verbo salutarci. Lo usiamo quando finiamo di parlare con qualcuno e ci diciamo ciao o arrivederci. È l'azione conclusiva di ogni conversazione italiana. Amici, spero che queste spiegazioni vi siano state utili per il vostro Italian Lesson di oggi. Ricordate che potete sempre riguardare il video in italiano con sottotitoli, se avete dei dubbi sulla pronuncia o sulla scrittura di queste parole. Verissimo. La ripetizione è il segreto per imparare davvero bene una lingua. Prima di chiudere, abbiamo un'ultima piccola sfida per voi nei commenti. Scrivete una frase usando l'espressione in punto. Ad esempio, io mi sveglio ogni giorno alle 7 in punto. Leggeremo tutti i vostri commenti e metteremo un cuoricino a quelli più corretti. Questo Italian Podcast finisce qui, ma noi ci vediamo molto presto con un nuovo video per aiutarvi nel vostro percorso di Italian A1, A2 o B1. Esatto! È stato un piacere passare questo tempo con voi e con te, Luca. Ora devo proprio scappare, altrimenti il mio prossimo impegno salta. Ricordate di praticare l'italiano ogni giorno, anche solo per 5 minuti.
Un grande saluto a tutti i nostri italiani veri sparsi per il mondo. Grazie per averci seguito e a presto. Ciao Luca, ci sentiamo venerdì per la conferma.